Allora, in qualità di creativa, di stilista, ma fondamentalmente facente parte dell'inflazionato status di essere umano, specifico che qui umano ha fatto un upgrade da sostantivo ad aggettivo, dando una piccola differenza in termini di compassione. Non abbiamo altra scelta, quindi, di riflettere sulla società e fornire conoscenze e sfide che vadano oltre al mero intrattenimento. Come artisti creativi abbiamo, a mio avviso, il compito di valicare il limite della nostra arte, spingendo i confini della moda convenzionale, trasformandola in probiotica, con ogni mezzo necessario. Come? Avendo il coraggio di depurare il concetto di sostenibilità da ogni opportunismo di marketing e di comunicazione. Questo è, a mio avviso, la conditio sine qua non. Non possiamo essere servi di due padroni, consumismo e sostenibilità, un Giano bifronte che smaschera la totale ipocrisia di molte iniziative, la evidente valenza mitologica e quindi irreale di tale pratica. Se si decide una strada, va abbandonata l'altra. Questo significa che va curato questo rapporto non sano che si è creato, che abbiamo creato. Ovviamente dal mio punto di vista di stilista posso parlare della moda, dunque un rapporto che, come con la moda, alla pari di altri beni di consumo, abbiamo fatto in modo che si incentivasse un approccio bulimico alla moda stessa. Fra le soluzioni comprare meno? Sì, assolutamente sì, ma anche pagare il doppio il lavoro degli artigiani. Ovviamente senza una presa di coscienza del consumatore finale, quella appena esposta rimane solo mera utopia. Ci hanno convinto che si possa acquistare un intero guardaroba con 50 euro. Noi abbiamo deciso di crederci e dunque proprio ai consumatori finali chiederei di affacciarsi e curiosare oltre il varco dei giganti della moda come quello di altri settori, anche nel vasto ed interessante panorama degli artigiani indipendenti, delle aziende, piccole aziende indipendenti con vari background culturali, che non hanno posti nei consigli direttivi, ma che molto raccontano delle loro storie e del vero volto del nostro territorio attraverso il proprio lavoro, passione e sacrificio. Sostenere questi battitori liberi della resistenza artigiana significa preservare un patrimonio culturale comune e soprattutto quando il paese reale parla abbiamo il dovere di ascoltare. Ha qualcosa di divertente, no? Come il mondo intero, sia all'interno che all'esterno dei settori legati alla moda, è alla disperata ricerca della sostenibilità. Vengono spesi miliardi per ottenere ulteriori conoscenze su come implementare pratiche di produzioni sostenibili, finanche etiche, sulla base dei miei viaggi, svolti grazie al coordinamento e alla supervisione delle Nazioni Unite, e sulla base della mia esperienza nello studio di varie tecniche autoctone di una pletora di paesi a basso reddito o in via di sviluppo che ho avuto il piacere di visitare e con cui collaboro, è subito evidente che oltre il 90% delle tecniche secolari che ho osservato sono di per sé attivatrici di un'economia circolare. Ma la cosa ancora più mirabile è che la relativa sostenibilità che ne scaturisce è completamente scevra e vergine dalle strategie o tendenze di marketing. Fa parte di un'autentica cultura centenaria che credo che il mondo intero dovrebbe impegnarsi e contribuire a mappare e salvaguardare. I marchi multinazionali, le grandi multinazionali, potrebbero risparmiare i milioni che investono per sviluppare e inventare straordinarie tecniche sostenibili e destinare parte delle risorse designate al rafforzamento, alla salvaguardia della sostenibilità esistente. Che siano state create per cultura, necessità o volontà, le tecniche di produzione che accompagna la filiera produttiva dalla coltivazione stessa della materia prima attraverso tutto il percorso di trasformazione, quale tintura, colorazione, il riciclo, l'upcycling e varie, sono elementi fondamentali del DNA sottovalutato e snobbato di queste nazioni, molte delle quali collocate al sud dell'equatore. Ognuna delle artigiane che ho incontrato potrebbe da sola avere una cattedra in economia circolare ed è, a mio avviso, ognuna di loro molto più attendibile e preziosa della più importante autorità moderna o guru
in materia di sostenibilità. Per questo sono convinta che uno scambio di competenze tra continenti porterebbe ad un'evoluzione bilaterale in cui si potrà finalmente cancellare il ruolo mitologico del Salvatore e capire veramente quanto, soprattutto in questo periodo storico, nazioni che solitamente guardiamo dall'alto in basso e nello specifico gli artigiani di queste stesse dovrebbero diventare in questa catarsi verso la sostenibilità il nostro alleato numero uno. Questo tipo di attività non solo garantirebbe una genuinità ed una trasparenza, no? Una trasparente, diciamo, tracciabilità del percorso verso la sostenibilità stessa, ma garantirebbe altresì anche una diversità della struttura umana di queste aziende, poiché finalmente continenti quali quello africano, quello sudamericano, non sarebbero più solo dei semplici e affascinantissimi mood board, ma diventerebbero dei veri e propri alleati in una redistribuzione di opportunità e risorse che ci vedrebbe tutti vincitori. Tutto questo è da considerarsi anche, oltre a permettere una crescita bilaterale, bilanciata, questo modello cooperativo tende a preservare le tradizioni e le eccellenze indigene inerenti al settore della moda per quel che mi concerne e al contempo permette a queste realtà l'accesso al mercato globale, integrando nuove tecniche in cooperazione dei nuovi partner e non più coloni occidentali. Devo dire che le varie colonizzazioni, come sappiamo bene, hanno portato con sé la pessima abitudine di imporre ai popoli colonizzati gli usi e i costumi dei colonizzatori, reputandoli ovviamente superiori a quelli delle comunità sottomesse. Civilizzare è il verbo salvacondotto che ha legittimato lo sterminio delle incommensurabili civiltà esistenti. Abbiamo influito in una maniera devastante sul concetto estetico delle popolazioni incontrate. Penso che sia il tempo di incamminarci per il percorso inverso, pensando che il potere della moda, come quello di molti settori, no? In cui siamo eccellenze, ha implicazioni culturali e sociali dirette ed indirette per miliardi di persone su scala globale. Non dovremmo quindi mai dimenticare e perdere di vista il fatto che potere e responsabilità sono due modi per descrivere la stessa cosa. Per questo reputo ad oggi la multiculturalità applicata alla moda, così come a qualsiasi settore produttivo, un decisivo varco per lo sviluppo. Così facendo dovremmo riuscire insieme a trasformare quello che per troppo tempo è stato uno strumento di propaganda suprematista, univoca ed unilaterale, in uno strumento di educazione e controcolonizzazione.